Giulio, mi dispiace tanto, guarda. Va bene così il volume? Sai perché mi dispiace? Perché ti dispiace? Perché non posso fare battute qua, perché non c'è niente da fare, Non niente c'è di stupido. Esatto. niente di stupido. Allora, un nuovo exposure. Sì, e direi torniamo sui nostri passi. Torniamo sui nostri passi, sì, esatto, però questa volta con un exposure un po' più impegnativo. Noi, se vi ricordate, avevamo fatto la prova di un integrato, Sì. che era tra l'altro collocato nel segmento basso, entry level, dell'ampio catalogo del costruttore inglese. E si chiamava 2510. E io questo non me lo ricordavo, complimenti. Grazie. Mentre invece questa volta siamo sulla serie XM, che vuol sta dire? per Exposure Mini. Esatto. E parte da una considerazione che hanno fatto i signori di Exposure, oramai qualche annetto fa, perché non è proprio recentissima, risale al 2017-18, qualcosa del genere, e che la loro clientela richiedeva degli oggetti più piccoli rispetto al formato standard del 43, e quindi loro hanno segato e hanno fatto un formato che è la metà. Ma non gli diciamo nient'altro, subscribe, campanella, a tra poco. Ciao! Ciao! Allora Giulio, Comincio come fossi tu, partendo dalla descrizione della serie XM. bravo. Però volevo dire una cosa prima. Dimmi. Sarà che loro hanno fatto questa serie più piccola perché non c'entra, è vero, Sì. però è anche un po' avvicinarsi a quel design tipicamente inglese che da sempre ha contraddistinto un certo tipo di elettroniche, e mi viene in mente Name, Onyx, certo. Sì. Quindi Sì, diciamo che nella tradizione britannica il formato piccolino c'è sempre stato e secondo me va benissimo. Allora, subito cominciamo col dire che dal punto di vista del progetto, loro sono partiti da un pre-finale di fascia più elevata della serie 30, mi pare 30, esatto. I due finali, che sono questi due qua sotto, sono sostanzialmente lo stesso apparecchio inserito all'interno di un contenitore più piccolino e quindi necessariamente con un'alimentazione più piccola, che fa sì che il finale eroghi un'ottantina di watt in classe AB. Quindi un po' meno della controparte nel telaio da 43 che ha un'alimentazione più grande e più generosa. Ma del resto questo, siccome non è molto alto, è piccolino dal punto di vista della larghezza, e lì conta il trasformatore toroidale quanto è grande e che tensione riesce a erogare, per cui sicuramente non sono riusciti a metterci una cosa. Però insomma sono 80 watt buoni che fanno il loro mestiere, quindi francamente non se ne sente necessità di cose più ampie. Il finale è caratterizzato dai doppi ingressi, se non mi inganno, infatti non mi inganno, bilanciato e sbilanciato, laddove invece il preamplificatore ha soltanto le uscite sbilanciate. Questo vuol dire che loro magari hanno pensato che il finale potrebbe essere utilizzato anche in altri contesti. Il pre di uscite ne ha due verso i finali. Quindi può essere utilizzato in configurazioni più complesse. Altre cose da dire sul pre è che è molto versatile. Sì, una cosa ti sei scordata fondamentale per la tua filosofia. No, non me lo sono scordato, tanto che qua ho messo le cuffie. Una mia proprio amata cuffia, sì, assolutamente, io sono stato felicissimo, e questo preamplificatore ha addirittura due uscite cuffia, con il jack da 3,5 e con l'altro jack da 6,3. L'unica cosa è che veramente scomoda è che è sul pannello posteriore. Vabbè, ma vanno messi degli allunghetti, perché sì, oppure suppongo che magari uno che ha un cavo particolarmente lungo la tiene sempre collegata su un supporto e quando vuole se la mette. Ok, va bene. Dotazione: c'è un bel prefono MM, poi ci sono degli ingressi linea, poi c'è una ampia sezione digitale dove c'è ingressi ottici, SPDIF, e poi c'è l'USB,
e tutti fanno capo a un chipset Wolfson un po' âgé, diciamo così, un bel po' âgé, sì. In particolare il Wolfson, il VM8742, sì, che per carità un eccellente chipset, però insomma oramai forse è un po' vecchierello. sì, questa è l'unica, se vogliamo, nota dolente del tutto, perché ovviamente è un chipset un po' vecchio e quindi tra l'altro accetta solo fino a 2492, quindi immaginate che il limite dell'SFDIF o del Toslink ve lo ritrovate anche sull'USB, quindi anche in USB accetta 2492 in PCM e DSD64, che per gli standard odierni è un po' pochino. Poi io personalmente aggiungo, chi se ne frega, nel senso che tutto questo bisogno di avere il chipset che va a 384 768 secondo me non c'è, ma comunque è giusto dirlo effettivamente. C'è un telecomando grande e grosso che ha, secondo me, il difetto, insomma forse non si può considerare un difetto, è un dato di fatto, di essere concepito per pilotare anche altre sorgenti, tutte le altre anche perché, scusami, non abbiamo detto che la serie XM ha anche un lettore di CD e un amplificatore integrato. Sì, e anche un prefono, tant'è che sono loro stessi che dicono: attenzione, noi il prefono ve lo diamo, ed è un prefono basato su un operazionale. Se poi invece voi siete degli amanti del vinile e la vostra sorgente principale è il giradischi, forniamo anche un altro telaio, esattamente identico dal punto di vista della forma, che è l'XM Prefono, MM, MC, con tutte le regolazioni del caso. E poi rispetto al DAC volevo dire che un po' la filosofia Exposure che a me piace è quella di dire: siamo bravi a fare i DAC, ma non è il nostro mestiere, noi facciamo bene gli amplificatori. Quindi sì, se poi volete un DAC più performante, come anche il fono, nel caso del fono lo sanno fare perfettamente, nel caso del DAC dicono: se volete un DAC migliore ve lo comprate, quindi comprate un DAC esterno di performance molto più alte, e quindi loro mettono un DAC discreto. Se volete qualcosa di più, e noi l'abbiamo ascoltato con Agua la Scala, con eccellenti risultati. E ovviamente la Scala è in questo caso collegato ad un ingresso linea. Esatto. E quindi diciamo lì lo abbiamo potuto testare facendolo esprimere al meglio delle sue capacità, anche perché obiettivamente devo dire l'ingresso linea è di qualità abbondantemente superiore rispetto al pur buono ingresso fono. L'ingresso fono è una cosa che c'è, ma poi sono loro stessi a dirti: se vuoi un vero fono comprati quello separato. L'ingresso linea invece dà proprio l'idea completa di come suona questo sistema, e insomma poi ve lo diciamo dopo, certo. Ma suona effettivamente molto bene. Ma poi tra l'altro inserire un DAC all'interno di un'elettronica come questa, l'elettronica di fatto non invecchia, il DAC sappiamo bene che ogni 6 mesi ne esce uno, quindi certo. È ovvio. Il telecomando pilota anche il volume, che è motorizzato con questo sistema, diciamo, carino di questa lucina che si accende e si spegne, insomma sì. funziona Devo dire bene. Che il telecomando ho fatto una leggera fatica a trovare il volume non è più proprio volume. organizzato, cioè, diciamo, No. è una bisteccona piuttosto grossa, sì. Non è proprio il massimo. Diciamo, abbiamo visto telecomandi più razionali. Esatto. Ultima cosa, il telaio del cabinet è interamente in alluminio, il frontale è un estruso e il coperchio è una sorta di lastra piegata, si vede perfettamente dietro nel risvolto che tiene il pannello posteriore, però è una bella costruzione che dà una certa impressione di solidità. Quello che mi piace moltissimo è questo LED alla fine della E, che accentua la E, diciamo, è veramente veramente bello, ed è un po' il segno dei tempi, perché i primi Exposure questo LED ovviamente non ce l'avevano, ma anche perché all'inizio non esistevano i LED così piccoli, esistevano solo quelli grandi, quindi non potevi fare una cosa del genere. È veramente carino. In questo
design molto sobrio che poi tu descriverai ancora meglio e apprezzerai. Questo puntino di luce sulla scritta è proprio No, una ma chicca. allora, gli oggetti tutti e tre messi così impilati sono molto carini, anzi io devo dire inizialmente li avevo messi affiancati facendogli un torto, perché questi effettivamente nascono per stare certo, l'uno sopra l'altro. Messi in questa forma qui, io me li immagino in un arredamento domestico, piccolini, magari incassati in una libreria, li trovo degli oggetti veramente garbati. Se abbiamo detto tutto, andiamo allo sventramento e poi all'ascolto. Va bene? Ok. Finiamo qua, ciao. Ciao ciao. Giulio, cominciamo con il pre o cominciamo con il finale? Perché li abbiamo messi uno accanto all'altro. Esatto, vabbè, cominciamo col pre, anche perché abbiamo fatto del pre uno sventramento che nessun altro ha fatto. Tanto per cambiare. Esatto. Allora, questa è la scheda DAC. Che Ok. del suo sta messa capovolta. Sta messa così. E sta appoggiata su quei distanziali. Esatto, siccome mi Che ho tremavano scoperto che si chiamano stand-off. stand-off, siccome mi tremavano le mani ho voluto smontare. E certo, quindi prendi la scheda, la ribalti. Esatto. Vogliamo dire due cose sulla scheda? Già che Certo, siamo qua? certo, allora prima di tutto notiamo che questo è un DAC vero e proprio, è proprio tutta una sezione DAC e la considerazione che abbiamo fatto io e Giulio è che è molto grande come scheda rispetto a quelle che sono le schede odierne, perché dal 2017, anno in cui questa scheda è stata progettata, forse addirittura 2016, l'evoluzione tecnica ha permesso di concentrare molto tante funzioni all'interno di un singolo chip e quindi non c'è bisogno di tutti questi chip che vedete. Allora, Riconosciamo il ricevitore XMOS che sto inquadrando in che è questo, esattamente. ricevitore USB. Poi il chip Wolfson DAC che è questo qui. Sì. Poi qui abbiamo i tre diversi clock, quindi Oscillatori. esatto, i tre diversi oscillatori di tre diverse frequenze, in modo che la scheda possa agganciare Sì. frequenze diverse, quindi file di risoluzione diversa. Lato ingressi abbiamo due coassiali e due ottici. Sì, allora, il coassiale è BNC. Su BNC. Ha senso perché il BNC ha una sua impedenza specifica diversa da quella dell'RCA, quindi teoricamente bisognerebbe usare sempre BNC, anche se sono un po' scomodi e quindi spesso per la bassa lunghezza del cavo, che normalmente ha un cavo di collegamento da lettore di CD a DAC, si potrebbe usare anche l'RCA, ma molto meglio usare il BNC. Allora, questo invece è l'ingresso USB, lo stai riprendendo. Questo è uno stabilizzatore, ce ne sono due, uno è uno 7805 questo. Qui invece c'è interessante il circuito di uscita, perché questo è un DAC che comprende anche tutta la parte di uscita analogica, che è fatta con i componenti molto belli, condensatori Elna, Vima Rossi che mi piacciono tanto e due operazionali Burr Brown, gli OPA 134, credo che siano, ma adesso ve lo confermo, OPA 134, sì. E questo è il DAC, solamente la sezione di DAC, ok? Torniamo Saltiamo verso il pre. verso il pre, vero e proprio, cominciando con il discusso prefono, che è questo qui, che è questa parte qua. Questo è l'operazionale, che è sempre un OPA 134 che fa solo il fono MM, ok? Sì. E poi qui abbiamo tutti gli ingressi analogici, ok? Ingressi analogici che sono AUX, audio video, AUX 1 che può essere fono e poi A2 pre-out. L'audio video va in bypass del volume. E l'audio video va in bypass del volume, esatto. Possiamo notare come tutto i circuiti di preamplificazione sono fatti attraverso degli operazionali della Texas, che sono gli NE 5534, che noi abbiamo già incontrato altre volte.
Interessante il fatto che la componentistica sia un ibrido, cioè c'è parecchia componentistica a fori passanti e un po' di componentistica SMD. Sì, ma oramai fanno tutti così. Sì. E del resto la componentistica SMD dà indubbiamente un'affidabilità che quella a foro passante spesso non dà, anche e soprattutto dal punto di vista delle saldature. Certo. Ecco. Dunque, poi molto opulenta, molto grande è la sezione di alimentazione. E infatti qui possiamo vedere due grossi condensatori 10.000 microfarad, che in questo caso sono 63 volt e quindi è una tensione molto più alta di quello che serve, ma li abbiamo incontrati anche nel finale, quindi probabilmente è stato fatto un unico singolo acquisto ed è più intelligente fare per questioni di economia di scala. Stabilizzazioni separate per il canale sinistro e il canale destro, e quindi quello che si può dire di molto buono di questo preamplificatore è proprio che la sezione di alimentazione è estremamente curata e molto molto più grande di quello che servirebbe. Questi che ti piacciono tanto sono le due uscite cuffia, sì. 6,3 e 3,5, e qui c'è l'interruttore che abilita e disabilita l'uscita, e quindi quando l'uscita è in muting funzionano le cuffie, quando l'uscita è on non funzionano le uscite cuffia. Quello che non abbiamo detto è che il circuito di amplificazione della cuffia non è fatto con un operazionale, ma è fatto utilizzando tutto il circuito del preamplificatore. Esattamente, esatto. Sono d'accordo. Passiamo di là? Aspetta un attimo. È vero. Controllo del volume, motorizzato classico Alps Blue. L'onnipresente Alps Blue. E interruttore di alimentazione classico con tutta la logica di controllo che sta qua dietro. Ok. Perché qui dietro, qui in particolare, e qui, tutta questa parte qua, è la parte che serve per gestire il telecomando. Questa parte qui. E le lucine sul frontale. E le lucine sul frontale, sì. Ok, passiamo al finale. Il finale mi è piaciuto tanto. Allora, la prima cosa da dire è che il finale è in configurazione sbilanciata, e utilizza questo operazionale che è un Burr Brown OPA 134 per fare da sbilanciato a bilanciato, quindi l'ingresso bilanciato finisce in questo operazionale che fa da sbilanciatore. Poi c'è un jumperino, eccolo qui, quello lì, che dice for balanced operation remove this link, quindi con questo rimosso sta andando in bilanciato, con questo inserito va in sbilanciato. Ok. Allora, condensatori di filtro sono uguali a quelli del preamplificatore, ma sono raddoppiati, e per essere un amplificatore da 80 watt sono tanti, perché sono 20.000 microfarad a ramo. I transistor che sono della Toshiba, e la Exposure ci tiene tanto a sottolineare questo aspetto, stanno qua sotto 1, 2, 3 e 4, ma non li possiamo vedere perché andrebbe completamente staccata la smontata scheda. tutta la scheda. Sistema di dissipazione identico a quello che abbiamo visto nell'integrato 2510, quindi con questa basetta di alluminio che fa da superficie di contatto tra i transistor e il contenitore, e quindi è il contenitore stesso che fa da dissipatore. Perfetto. Lo sto quadrando, Ecco qua, questi sono i reofori di uscita dei transistor 1, 2, 3, 4, quindi vuol dire che ci sono due dispositivi per il canale N e due dispositivi per il canale P. Questi sono i transistor pre-driver, i driver dei finali. In uno di questi, lo sta inquadrando Julius, vengo di qua, in uno di questi c'è questo transistor attaccato con della colla speciale, e infatti c'è scritto glue here, addirittura, e che fa da sensore termico, perché ovviamente secondo la deriva termica di questo transistor il circuito si accorge se l'amplificatore sta scaldando troppo o meno e va in protezione. Una cosa molto interessante da vedere, Giulio, è che non ha relè di protezione.
Vedete che il positivo e il negativo sono attaccati direttamente ai morsetti. esatto. E poi sui morsetti ci sono le connessioni in parallelo verso i secondi morsetti. Esattamente, e ce ne eravamo accorti perché spegnendo la musica piano piano va giù, Sì. quindi come i classici amplificatori degli anni 80 e 90 Esatto. inglesi. Nessun circuito di protezione. Nessun circuito di protezione, quindi state attenti. Ok. Ok. Toroidale bello grosso. Bello grosso, molto simile come dimensioni a quello del preamplificatore, stesso interruttore di alimentazione, identico, e quindi è tutto qua, a parte questi che sembrano messi in modo disordinato, ma loro, secondo me, nella prima edizione degli amplificatori avevano messo dei ponti raddrizzatori e poi invece hanno scelto di mettere questi diodi extra fast al posto dei ponti raddrizzatori tradizionali, e quindi anche se sembra leggermente disordinato hanno fatto molto bene, perché sugli amplificatori in particolare questi diodi extra fast fanno una bella differenza dal punto di vista sonico. Io direi che è tutto, sono costruiti entrambi molto bene. Il finale è veramente convincente, il pre anche, ma insomma sono prodotti molto belli. Chissà come suoneranno, Giulio, io già me la so fatta un'idea, però Dai, andiamo a sentirli. ok, ciao. Ciao. Allora, Perché siamo così silenziosi? Mi avvicino. allora, siamo in versione meditativa in questo caso. No, perché a me personalmente non viene niente da dire, perché questi me li metterei a casa e li userei tutti i giorni come mio impianto di riferimento per rilassarmi. Posso però dire una cosa? Certo. Allora, contraddicimi. No, non è che ti sto contraddicendo assolutamente, è semplicemente che io questo terzetto exposure me lo sono sentito per una settimana abbondante e insomma mi ci sono abituato, ho cominciato un po' a conoscerlo. Quando io ti ho fatto sentire le prime note, diciamo, non lo so dove vuoi arrivare. il primissimo ascolto, sono partito con il giradischi, quindi con l'ingresso fono. E qual è stato il tuo commento? Che non mi piaceva. Non è che non ti piaceva, tu hai detto sì, però era più bello l'integrato. Il 2510, sì, esatto. Esatto. Poi Giusto. abbiamo cambiato e siamo andati sull'ingresso linea, quindi con il DAC, la scala collegato, tanto quanto era collegato lo stesso DAC, la scala all'integrato, e lì tu che hai detto? Meraviglioso. Sì, meraviglioso. Quindi io ho un po' la sensazione, era quello che dicevamo in apertura, in descrizione, che l'ingresso fono di questo exposure, per carità, funziona, ma non credo che sia in grado di rendere pienamente giustizia alla bontà del prodotto. Sì. Allora, recensiamolo come un pre-linea, Sì, facendo salvo buono il fatto che sia l'ingresso fono che il DAC integrato sono due omaggi che l'Exposure ha voluto fare, ma se volete ascoltare veramente com'è questo terzetto, dovete dotarvi di un fono esterno e di un DAC esterno. sì. Tra l'altro non abbiamo detto ancora il prezzo, lo diciamo adesso, circa 5.000 euro per il pre e i due finali. Poco più di 5.140. Esatto. È interessante il fatto che il prezzo dei finali viene comunicato a coppia. Rammarico che mi è venuto in mente più e più volte in questi giorni, Sì. Mi sarebbe piaciuto tanto, se avessimo avuto ancora a disposizione l'Eversolo, pilotarli con l'Eversolo. Sì. Secondo me veniva fuori una cosina proprio fatta veramente bene, sì. bene. Anche Collegati in bilanciato all'Eversolo. I finali però. I finali. Sì, quello, bravo. Eh. Quello sarebbe stata una cosa molto interessante. Molto interessante. Estremamente interessante. Purtroppo questo è un po' il destino di quello che succede qui dentro, cioè i prodotti vanno, vengono e certe volte uno è fortunato e ci sono delle sovrapposizioni virtuose, altre volte
No. No, e quindi in questo caso In questo caso no, peccato perché poi era veramente per pochissimi giorni. sì, E vabbè, cose che capitano. Oh, allora, l'impostazione è quella classica exposure dell'inglese. Perché indichi? Perché voglio che guardi in quella Ah telecamera. sì, però devo cambiare camera. Va Ecco. bene. Giusto, classica impostazione inglese. Il suono è quello che mi ha affascinato immediatamente dopo le prime note dell'ascolto dell'integrato 2510, però decisamente più bello, decisamente più bello, tutto di più. più armonioso, più grintoso, con maggiore energia, veramente un bellissimo ascolto. Quando all'inizio ho detto questo sarebbe il terzetto della mia quadratura del cerchio, non ho esagerato, perché è proprio un ascolto che ti accompagna, che ti rilassa, che ti gratifica. Ecco. Per intenderci, c'è una gamma bassa molto corposa, molto densa. Non immaginatevela una gamma bassa invadente, non ci sono troppi bassi. C'è una gamma bassa molto articolata, ripeto, corposa e densa, secondo me sono i due aggettivi che lo spiegano bene, accompagnata e perfettamente raccordata ad una gamma media deliziosa, delicatissima, piena di dettagli, ecco, la gamma media c'ha tanto dettaglio, però è luminosa e non è mai esile, e in questo senso è molto ben raccordata con la gamma bassa. La gamma alta non è mai aggressiva, forse questo per qualcuno potrebbe essere un difetto, qualcuno potrebbe dire ma ci sono pochi alti, no, sono quelli giusti, non sono portati troppo in evidenza, non sono sbattuti in faccia, e questo fa sì che tu puoi ascoltarti questo sistema per ore e ore senza mai avere affaticamento. Ecco, è un po' la enorme differenza che c'è tra un ascolto come questo, che pone attenzione al messaggio sonoro in quanto tale, dallo strumento più basso a quello più alto, le voci, e invece un ascolto, mi viene da dire per esagerare, come quello dello Spectral, che invece ti richiama ai minimi dettagli. Sì. Questo non ti richiama al minimo dettaglio, questo ti richiama all'ascolto della musica in quanto tale, e quindi su quello poi tu ti lasci andare, ti abbandoni e te la godi senza che l'amplificazione ti tiri dentro con qualche sua considerazione. Ecco, lo Spectral invece, come tante altre elettroniche di quel tipo, sono continuamente a attirare l'attenzione rispetto a quel dettaglio, rispetto a quello strumento, all'ingresso della voce. E qua è tutto è fluido, è un flusso che scorre, la musica è un flusso che scorre in modo estremamente piacevole. Sì, tant'è che poi è come se a me venisse da fare un po' una differenziazione fra alcune elettroniche che sembrano quasi degli strumenti da laboratorio, no? Come ad esempio appunto i già citati Spectral, ed altre che sono pensate proprio come oggetti domestici. Non a caso questa serie XM, anche l'aspetto del fattore di forma gioca in questo senso, no? Cioè l'idea che io sono a casa, ambiente domestico, voglio ascoltarmi la mia musica, un ascolto rilassato, non problematico, schiaccio 1, 2 bottoni e sento. E non sono portato a stressarmi nella ricerca del particolare. Vengo in qualche maniera coccolato da questo suono che va proprio in quella direzione là. Sì. E rispetto a questo io credo che il rapporto qualità-prezzo sia estremamente concorrenziale e interessante, perché noi per 5.000 euro stiamo comprando un pre e due finali, quando con 5.000 euro oggi come oggi compri un integrato di fascia media o medio-alta. E badate, il concetto della separazione tra pre, finale, due finali è comunque portatore di tanti benefici, perché no, comunque tu hai delle elettroniche che sono separate con la loro alimentazione e insomma hai una serie di vantaggi non da poco. Sono scomodi? Normalmente sì, perché sono sempre dei bestioni. Qua sono
dei cosini piccolini che hanno delle dimensioni analoghe a quelle che può avere un sistema, un integrato fondamentalmente, e quindi questo problema della scomodità non c'è. Non solo, ma poi nel caso si voglia crescere si potrebbe sostituire il preamplificatore con qualcosa di molto più performante, mantenendo i due finali che a questo punto diventano larghezza 43 e quindi sopra ci si può mettere un preamplificatore. Ecco, i finali leggeteli come due prodotti che possono vivere anche eventualmente di vita propria, quindi come ha detto Giulio, comprare i finali e magari abbinarli a un Eversolo, perché la settimana scorsa abbiamo avuto il test dell'Eversolo, ma ci sono tanti media player per esempio che potrebbero fare al caso vostro. E in questo senso la scelta di mettere l'ingresso bilanciato e sbilanciato sul finale è una scelta molto intelligente. Allora, è inutile dire, cari followers, che a noi Exposure piace. Sì, ci piace. Certo. Ci piace. Non c'è dubbio, quindi con delle elettroniche Exposure il nostro giudizio, se di giudizio si può parlare, perché io volevo fare un piccolo inciso, noi non è che giudichiamo, noi vi raccontiamo semplicemente quelle che sono le nostre impressioni di ascolto. Giudizio mi sembra una parola pesante e troppo grossa per degli oggetti che alla fine devono fare i conti con i gusti di chiunque, quindi io come posso giudicare qualcosa che magari per un altro ha un valore completamente diverso? Io al massimo vi posso dare la mia impressione di ascolto, che la mia è quella di Giulio, che certamente hanno una certa esperienza rispetto a quelli che sono i prodotti, a quello che è il mercato, a quello che è la categorizzazione, versatilità, quindi delle considerazioni un po' più avanzate rispetto a quelle che può fare un appassionato qualsiasi, ma alla fine sono considerazioni di gusto. Noi siamo due persone e quindi rispetto a questo vi raccontiamo la nostra esperienza, giusto? Giustissimo, sante parole, talmente tanto sono convinto di questo discorso che nel sito noi abbiamo inserito una sezione di FAQ, Frequently Asked Questions. In questa sessione di FAQ una delle domande è proprio quella: ci chiedete di giudicare sempre una coppia di oggetti, A è meglio di B, è vero che B è meglio di A? Noi non ve lo diremo, perché non ci interessa. Cioè, a me personalmente, ma credo pure a te, di fare la classifica non ce ne può fregare di meno. B, come diceva giustamente Giancarlo, ci sono delle implicazioni di carattere personale che fanno sì che dire è meglio questo, è meglio quello, sia una cosa, secondo noi, non corretta. Poi chi la fa, per carità, padronissimo di farlo, va benissimo, non sto dicendo niente, non sto dicendo che è sbagliato, però a noi non ci va. Basta, tutto qua. Va bene. Subscribe, campanella, mi raccomando il sito, mi raccomando dateci una mano sul sito, perché noi ci stiamo impegnando tantissimo per dare dei contenuti diversi da quelli del video e che hanno un grande livello di introspezione, e quindi se venite a leggere ci fa piacere, però bisogna anche dire che qualche cosa si sta muovendo. Qualche cosa si sta muovendo anche sul sito. Esatto. Grazie. Ciao. Ciao.